Ok, ci siamo. Ehi, salve, non vi avevo visti. Benvenuti, benvenuti su questo canale, il primo video di questo canale, effettivamente. Io sono Simone, benvenuti nuovamente nell'ennesimo di quei canali YouTube dove c'è un tizio che completamente a caso si fa la barba. E poi perché? Ma perché no, voglio dire, insomma, no? Se non lo facciamo per il piacere della condivisione, perché non farlo? Breve presentazioni, il mio nome ve l'ho appena detto. Allora, partiamo con una premessa molto molto grande. Non sono uno di quelli, una di quelle persone, diciamo, che ha provato 1 miliardo di prodotti. Se sto facendo questo video è veramente per, per puro divertimento e voglia di condividere. Dopotutto su qualche gruppo Facebook mi è capitato di fare delle dirette e l'ho sempre trovato divertente, quindi voglio dire, perché non espandere il bacino di utenza a più persone, potenzialmente illimitate. Allora, rasatura tradizionale, ragazzi, praticata da un paio di anni, quindi diciamo che non sono proprio un novellino, certo, messo a confronto con chi lo fa da 40 anni, siamo tutti un po' novellini. Però insomma, voglio dire, penso di aver maturato una buona conoscenza in questi 2 anni, anche perché quando comincia a piacermi qualcosa diventa un po' autistico, no? Sai? Mm. Allora, bando alle ciance. Che cosa utilizziamo oggi? Rasoio, classicissimo, Impero della Goodfellas, Goodfellas Smile, che ho armato con la mia lametta preferita perché questo è il primo video e non voglio fare figuracce, quindi cerchiamo di aiutarci. Wizamet, spero che le metta a fuoco, Super Iridium, lamette prodotte in Russia, credo, mi pare, ricoperte all'iridio, nonostante le lamette ricoperte non siano le lamette con cui mi trovo meglio, però queste sono veramente l'eccezione che conferma la regola. Pennello, l'unico che ho qui, perché dovete sapere che io non mi trovo in casa in questo momento, ma è da settembre che sono in Spagna, provincia di Madrid, per l'Erasmus e starò qui fino a fine gennaio, forse probabilmente anche febbraio inoltrato, quindi non ho tutto il mio, diciamo, catalogo per quanto ristretto a disposizione, quindi sappiate anche questo, non vedrete una grossa varietà di cose. Roma Colosseo, bel pennellozzo sintetico da portare in viaggio, penso sia veramente la cosa migliore. Sapone, Savone è un prodotto che non si vede tantissimo in giro, specialmente nei video, insomma, italiani, perlomeno non mi è capitato spessissimo di vederli, di vedere questo marchio. Fenomeno Shave, saponi prodotti in Russia, sapone che penso di conoscere abbastanza bene perché, insomma, è quasi finito. È un sapone duro, che ho già messo a mollo un pochettino perché sennò diventa difficile da prelevare. Tallowato, nonostante, e poi lo vedremo, nonostante non sembri un tallowato per il tipo di schiuma che fa, per il tipo di prestazioni, però c'è da dire che nonostante tutto è uno dei miei saponi preferiti. Da una parte perché è stato comunque uno dei miei primi saponi e quindi ci sono anche un po' affezionato, anche per il fatto che è stato comunque un regalo. E poi, insomma, non c'è che dire, ha i suoi pregi, ma li vedremo in fase di rasatura. Diamo una sgrullata al pennello e cominciamo a prelevare. Dobbiamo prelevare bene perché ne è rimasto talmente poco che va prelevato per bene. Prelievo abbondante, diciamo, perché penso che l'avrò usato almeno una cinquantina di volte sto sapone. Nel frattempo non so se si è capito da dove vengo. Questo è il suono dell'amore. Ecco, uno dei difetti di questo pennello è che è troppo grosso e mi viene la tendinite ogni volta che faccio sto lavoro. Per il resto, grande pennello, ragazzi, ma probabilmente voi che mi state vedendo al 90% sarete molto più navigati di me, quindi le sapete meglio di me queste cose. Allora, che cosa facciamo? Ci bagniamo la faccia
quello che abbiamo preso, fammi mettere indietro sti capelli, quello che è rimasto nella ciotola ce lo spremiamo un pochino in faccia, così facciamo un po' ammorbidire il pelo nel frattempo. Non è rimasto poco. E direi che possiamo cominciare a montare il sapone. Gli spazi qui sono stretti, abbiate pazienza. È così. Non so se sentite rumori, ma condivido casa con altre 5 persone, quindi un po' di rumore ogni tanto si sentono. Monto direttamente in viso, ragazzi, non ho neanche una ciotola, poi è il mio tipo di montaggio preferito. Allora, sapone che richiede di essere prelevato non abbondantemente, però insomma neanche poco. Diciamo che con 2 grammi di sapone si riesce a fare una buona saponata, circa, che non è male comunque, però c'è anche da tenere conto che è un sapone duro e generalmente i saponi duri sono più concentrati rispetto a quelli in pasta, in crema. Goccetto d'acqua, ma direi che ci siamo quasi, Viene fuori una bella schiuma. Questo chi me l'ha regalato, quando è andato in negozio a comprarlo, mi hanno detto: ma sei sicuro? Ma sei sicuro? Anzi, sei sicura? Perché me l'ha regalato la mia ragazza. Ma sei sicura che gliela fa a montarlo? Perché è un po' difficile. Insomma, che cos'è questa mancanza di rispetto? Tu pensi che non riesca a montare un sapone? No, scherziamo, insomma. Ecco qua, direi che ci siamo, Schiuma non troppo voluminosa, ma neanche troppo compatta. A stucco. Come piace a me, insomma. Allora, cominciamo a raderci con questo bel rasoietto di The Goodfella Smile. Qui in Spagna vedrete lui e un altro rasoio. E un altro ancora, che però non è un rasoio di sicurezza. Cominciamo, mettiamoci alla prova. Ragazzi, se la mette tagliano, che è una meraviglia. Diciamo che non avendo a disposizione troppa strumentazione, ho avuto modo di imparare a utilizzarla bene. Come si dice, no? Pochi ma buoni. Per il tipo di barba che ho, se la metto sono veramente la fine del mondo. Oh ragazzi, altra grande premessa. Questo canale non è nato a scopo didattico. Non sono qui per insegnare niente a nessuno, veramente. Magari nel futuro vi mostrerò come faccio io certe cose, senza la pretesa però di insegnarvi a farlo, perché non sono proprio la persona adatta. E il pelo è fatto. Sapone che ancora non mostra le sue doti. Perché, insomma, per quanto mi riguarda,
i saponi quando usati nel verso del pelo sono, non dico tutti uguali, però diciamo che la vera essenza di un profumo, sì, di un profumo, scusate, di un sapone è come funziona, insomma, andando più avanti, quindi facendo contropelo, vedendo come lascia la pelle dopo. Ma mi sono appena reso conto che non vi ho parlato della profumazione di questo sapone, che rientra nel profilo del balsamico resinoso. Ora, non sono neanche un esperto di profumazioni, forse è la cosa in cui sono più carente. Vuoi per un naso un pochino colpito dal Covid negli ultimi 2 anni, che sono sincero, mi ha cambiato un po' la percezione di molte cose. Sta tornando come una volta, ma per molto tempo ho avuto, diciamo, un pochino il naso fuori uso. E non è bello, non è bello. Comunque, balsamico resinoso. Tra gli ingredienti troviamo appunto il tallow, però se devo essere sincero, dalla schiuma che si fa non sembra un sapone tallowato, non viene di quelle belle schiumone lucide. E anche perché poi, diciamo che aggiungendo un altro pochino d'acqua, la schiuma di questo sapone diventerebbe anche abbastanza voluminosa, cosa che non è una caratteristica dei saponi tallowati, che invece tendono ad essere un pochino più, anzi meno schiumosi. Dopo leggiamo anche gli ingredienti, adesso passiamo direttamente al contropelo. Direttamente al contropelo, ragazzi, perché le passate in obliquo io non riesco a farle, ma non perché non sono capace, ma proprio perché la mia pelle non supporta le 3 passate. Ci ho provato in tutte le salse. Alla terza passata mi dice proprio basta, ti prego. E tanto mi trovo bene anche solo col contropelo. Vai. Io ho la barba che mi cresce in questo senso, quindi raggiungere, diciamo, un buon grado di lisciume non è sempre facile. Ho bisogno proprio della mia lametta e la Super Iridium è la mia lametta, quindi direi spero si senta il suono del rasoio, che è molto piacevole. Non vi dico quanto è scomodo, raga, farsi la barba qua. A casetta, siamo capaci tutti. Tutti bravi. Spero che mi stia inquadrando bene, raga, perché veramente non lo so, perché non mi sto riprendendo con la fotocamera frontale del telefono. Ma per darvi un minimo di qualità in più, mi sto riprendendo con la fotocamera posteriore. Quindi non mi vedo. So per certo di essere decentrato. Ma quello purtroppo non posso farci altrimenti, ragazzi, sono molto spiacente. Vi dico solo che il telefono in questo momento è appoggiato dentro a un mobile, cioè io potrei chiudervi. Speriamo di non aver spanculato il fuoco. Sai, quei mobiletti a specchio proprio, no? Un rasoio fantastico, ragazzi. Veramente amore a prima vista con lui. Senza ombra di dubbio. Qui il sapone si è un pochino asciugato. Allora, scorrevolezza ottima. È una delle sue maggiori doti, diciamo. A livello di protezione non è il massimo, ma allo stesso tempo non è neanche carente. Sarà che l'ho usato tante volte ormai e che quindi
so come usarlo, lo conosco bene, ma diciamo che ogni volta che uso questo sapone vado sempre abbastanza sul sicuro e non mi faccio male. Però si sente che la protezione non è ai livelli, insomma, massimi. Ma quello che amo veramente di questo sapone è il post. Come lascia la pelle dopo. Svuotiamo un po' il lavandino, ragazzi, perché non vi dico che cosa ho fatto qua dentro. C'è la strage di Caporetto. La disfatta. Allora, ci sciacquiamo la faccia. Altra nota sul sapone è che non ha una grande, diciamo, scorrevolezza residua, se così vogliamo chiamarla. Nel senso, quando io metto il sapone, dopo aver passato il rasoio, quando quindi la pelle resta senza schiuma, la pelle rimane molto secca e passare col rasoio diventa praticamente impossibile, a meno che non ci si mette un po' d'acqua o non si stende proprio un altro velo di sapone. Quindi diciamo non è di quei saponi che lasciano lo strato grasso, perché questo non è un sapone grasso, proprio no. E proprio per quanto riguarda la scorrevolezza, proprio adesso mentre mi sto sciacquando sento un pochino di bruciore qua, che questa probabilmente le guance qui sono la mia parte più complicata. Paradossalmente è la parte che mi dà più fastidio, perché avendo le guance morbide, anche quando dimagrisco tanto mi restano sempre un po' ste guanciotte paffute, e avendo il pelo duro, non eccessivamente, però insomma abbastanza spesso, più che altro, se poco il pelo subisce un pochino di stress, la pelle anche ne risente. Comunque mi sono messo un altro pochino di sapone così, ma se devo dirvi, se ve la devo dire tutta, sono liscio. Eh sì, tanta roba. Qui sento qualcosina. Baffo liscio, ma non lo torturerei più di tanto perché è un'altra di quelle zone molto delicate. Ecco qua. Fatto. Hai visto? Spero di non averci messo tempi biblici. Ci diamo una sciacquata nuovamente. Arrivo, Sciacquatina con acqua fresca, che trovo sempre molto piacevole dopo una sbarbatozza. Guarda che capelli. O me li taglio tutti. Basta. Insomma, come vi dicevo, post rasatura, che è la dote che apprezzo maggiormente in questo sapone, perché lascia una pelle veramente ottima, morbida, rilassata, riposata, elastica. Quindi sotto questo punto di vista veramente niente da dire. La prima volta che l'ho usato mi ha dato questa impressione e adesso, dopo la 50ª volta che lo uso, resto sempre molto contento del post rasatura di questo sapone. Quindi non c'è che dire. Allora, vediamo un attimino tra gli ingredienti cosa abbiamo. Abbiamo, tallow, olio di cocco, lanolina e olio di jojoba, glicerina, ecco, olio di calendula, acqua, acido stearico e oli essenziali. Quindi inci neanche troppo lungo, ma insomma non sono un chimico, quindi non verrò a dirvi cose
per evitare di sparare strafalcioni. Meglio evitare, meglio evitare. Allora, direi... Che ne dite? Vi piace? Qui c'è un puntino rosso, qualcosina. Ma, ecco, pure sul mento. No, però direi, niente male. Irritazioni non ne sento. Quindi, direi che è stata una sbarbata di successo. Concludiamo con un prodotto, un classicone, uno chiamato da tanti, insomma, classicone, che non avevo mai provato. Poi sono arrivato qui in Spagna e in un supermercato ho trovato la boccia più piccolina, perché, sai, comprare 400 ml di Floyd senza conoscerlo non è che è la cosa che preferisco, insomma. Però la boccettina da 150 ml come un normale dopo barba si può assolutamente fare. E ragazzi, nonostante questo non sia il Floyd originale degli anni 30, quello, quell'altro, ragazzi, cioè, ma chi lo conosce sinceramente? Io conosco questo. Buono, mi piace tanto, veramente, sia come profumazione che resta sul, diciamo, erbaceo, un pochino morbido, talcato, se così vogliamo dire. Bruciore quasi zero, ragazzi. Un pochino qui sulle guance, ma ammazza. Veramente tanta roba. Ma vi dicevo, questo Floyd che funziona proprio bene come dopo barba. Quindi non è uno di quei dopo barba, insomma, un po' dozzinali, magari commerciali, acqua, profumo e alcol. Ma, insomma, tante belle componenti che lo rendono un buon prodotto, veramente un buon prodotto, specialmente per quello che l'ho pagato, perché 5 euro, 5-6 euro per 150 ml di prodotto, direi che non è male. Allora ragazzi, che altro c'è da dirvi? Del sapore ve ne ho parlato, del rasoio pure, le lame, pennello morbidissimo, insomma, vabbè, diciamo è, da quando è uscito, che sarà uscito? L'anno scorso, un paio di anni fa, un anno e mezzo fa. È un pennello, è diventato un best seller praticamente. Quando un prodotto diventa un best seller un motivo c'è sempre, ragazzi. Pubblicità a parte. Se un prodotto funziona bene, non c'è che dire. Quindi, ragazzi, cercherò di prendere la mano con questi video perché ancora non sono molto abituato. Io vi ringrazio per avermi seguito e restate sintonizzati perché ci saranno, insomma, un pochino di cose da mostrare. Vi lascio con quest'ultima chicca, diciamo, chicca se così vogliamo chiamarla. Tralasciando chi mi ha convinto ad aprire questo canale, ossia il buon Jared, che saluto, un'altra cosa che mi ha spinto ad aprire il canale è che voglio imparare a utilizzare lo chavette. Che poi probabilmente questo non è il miglior chavette per cominciare, però questo avevo e quindi ci attacchiamo. Cioè non ci attacchiamo, comunque. Un bel prodottino, sembra una katana. Ce l'ho da più di un anno e l'ho usato veramente poco. Non tanto per timore, perché quelle poche volte che l'ho utilizzato non è mai andata troppo male, però chiaramente non ho la mano. E allora un giorno sì, dai, oggi uso lo chavette. Non lo uso. Dai, sì, prima o poi mi imparo. E non imparo. Allora questa è una sfida, una promessa che faccio a voi in pubblico. Io su questo canale mi vedrete utilizzare. Madonna mia. Cominciamo con il botto. No, malissimo. Allora, stavo dicendo che figura di merda. Stavo dicendo, mi vedrete su questo canale utilizzare lo chavette perché ho voglia di impararlo. Meglio sapere una cosa in più che una cosa in meno. Ripeto, grazie nuovamente per avermi seguito, scusate per la caduta rovinosa e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!